Allora, adesso facciamo i nostri ravioli. Intanto ho messo sull'acqua per mettere al vapore il branzino. Accendiamo un'altra pentola e cominciamo a fare anche la bisque. Mettiamo un po' d'olio sul fondo, senza esagerare. E intanto che l'olio scalda, cominciamo a metterci le teste delle mazzancolle o gamberoni, quello che avete. Ultima e ci siamo. Adesso le facciamo rosolare finché non cambiano il colore. E visto che sta già bollendo l'acqua, cominciamo a mettere a vapore 10 minuti il branzino appoggiato dalla parte della pelle. Quando tirano fuori di nuovo l'arancione, vedete che caramellizza un po' l'esterno, e aggiungiamo un po' di trito di sedano, carote e cipolla. Mescoliamo bene. Adesso aggiungiamo anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro. E adesso sfumiamo con un po' di vino bianco. Adesso annusate bene. Se sa ancora di vino, aspettate un attimo finché non sentiamo più il sentore del vino. Vediamo. Ecco, adesso non si sente più l'acido. Copriamo con dell'acqua, così. Vediamo se abbiamo coperto tutto il pesce o ci va dell'altra acqua. Ok, adesso puntiamo 30 minuti, così. Ce lo mettiamo qua vicino e la copriamo abbassando la fiamma medio dolce. La copro tenendo un po' scoperto, un filo proprio. Allora intanto tolgo un attimo i carapaci dalle mazzancolle senza lasciare neanche il codino, togliete tutto perché poi ci servirà per fare il ragù, dopo le puliamo l'interno. Considerate a pezzatura circa 3 a testa di mazzancolle, essendo come condimento del primo piatto. Adesso sono passati 10 minuti, controlliamo, ecco il branzino è già completamente, vedete, bianco, e direi anche già cotto. Lo possiamo spegnere e tirarlo via dal fuoco. Vi faccio vedere anche a voi come faccio a togliere l'intestino dal gambero. Praticamente si vede già lì, però per prenderlo meglio tutto ci si infila nel primo anello, vedi come viene fuori bene? Ecco, così si toglie anche tutto, vedete? È venuto via tutto intero l'intestino e l'avete sfilato da tutto il corpo, così. E funziona anche se avete ancora il carapace intorno. Vi infilate tra il primo anello e il secondo rosa che vedete del carapace, tirate su, visto che viene fuori tutto, faccio vedere un paio, ecco, e sfilate così. Abbiamo tolto tutti gli intestini, adesso li potete tagliare o a metà per lasciarle intere come decorazione. Io preferisco tagliarle a pezzi, così, a fare tipo dei trucchetti, perché fanno anche più via, si dice, no? Fanno più corpo come condimento, come sugo. Poi un'altra cosa importante, li metto un attimino a marinare, mettiamo un goccio d'olio, tagliateli anche grossolani, non tanto fini. Solo un filo d'olio, così, e poi li teniamo al fresco finché non è ora di servire in frigo. Allora la bisque ha finito, adesso la spegniamo, la facciamo un po' raffreddare, comunque la facciamo stare 10 minuti e dopo poi la filtriamo. Il branzino si è raffreddato un pochino, non troppo, tiepido ancora, lo togliamo da qua, lo mettiamo nel piatto, anche tutto bello rotto, tanto dobbiamo sbriciolarlo tutto. Lo sbricioliamo tutto per bene con le mani, se riuscite a tenerlo in mano, diciamo, togliendo la pelle naturalmente, e così sentite meglio la consistenza con le dita, sentite se c'è rimasta per sbaglio qualche lisca, che erano già state tolte quando l'ho tagliata a filetto. Però se volete i filetti li trovate anche già tagliati al supermercato, Sì, ecco che ho trovato il fondino con le dita, siete sicuri, perché mangiandoli poi dentro ai ravioli rischiate se no di farvi male o che qualcuno si faccia male. Spezzettate anche grossolanamente, tanto poi dopo si spezzetta ancora mescolandolo con la ricotta, e nel frattempo così si freddano di più perché la ricotta è fredda. Che bello sentire comunque
la consistenza del branzino sotto i denti quando lo mangiate. Se lo fate troppo tipo al mixer si perde anche in parte il gusto. Piccoli naturalmente, perché sennò poi fate più fatica a costruire i ravioli. Ma adesso mettiamo la ricotta, mi raccomando la ricotta di buona qualità e asciutta, non troppo bagnata, cioè che sia una ricotta compatta. Ovviamente c'ha la sua acqua, la spezzettate dentro, guarda qua se è compatta. Sono soddisfazione. La spezzettate un pochino con le mani e poi dopo la mescoliamo bene, così come peso ci siamo. E comunque il branzino deve essere predominante. Mescoliamo, mettiamo del sale senza esagerare, però considerate che quello che mettete dentro è l'unico condimento interno. Ora mettiamo anche il pepe e poi ci grattugiamo anche la scorza dell'altro mezzo limone che abbiamo qua, che metà l'abbiamo già usata per gli antipasti. A posto. Ok, ora lo copriamo, intanto che facciamo la pasta, lo facciamo riposare un po' in frigo. Adesso frulliamo col mixer la bisque. Adesso filtriamo, mi aiuto con un cucchiaio, abbiamo un colino fine soltanto e non lo chinois classico. Andiamo giù poco alla volta a filtrare tutto. Perché guardo la tena un attimo. Eccola! Ciao patatona! Così c'è? Ciao vecchiettina! Mescoliamo con energia, così sarà ancora più fine. Vedete che va giù bene, Ecco qua, in 2 volte si fa tutto. Anche senza lo chinois, che sarebbe l'ideale, però anche il colino fa il suo lavoro. Dopo la metteremo in tegama a fare stringere. Anzi direttamente, guarda, lo facciamo direttamente nella padella dove poi salteremo anche i ravioli dentro. Date l'ultima schiacciata e anche la bisca è fatta. Adesso ci prepariamo a fare la pasta in planetaria. Battiamo già bene le uova, così non devo mettere il ganciafoglio solo per sbattere le uova. Allora, il rapporto di farina a uovo è 60 grammi di uovo per 100 grammi di farina. Adesso, normalmente quando lo faccio a mano si fa, come tradizione, 100 grammi di farina e si mette un uovo. Però quelle che trovate in commercio di uova non ce n'è una che pesa uguale all'altra. Mediamente un uovo grande pesa sui 60 grammi. In ogni caso queste ce n'erano di diverse dimensioni, ad esempio queste sono 164 grammi di uovo e 273 grammi,33 di farina. Ok, con la planetaria bisogna essere precisi, non è come a mano che lo regoli aggiungendo e togliendo, ok? Quindi l'ideale, allora potete mettere prima l'uovo o prima la farina, come preferite voi. Io tendo a mettere prima la farina e poi dopo al limite la facciamo centrare. Spostato un po' che vedete meglio, metto già anche l'uovo, già sbattuto ovviamente. Ora facciamo scendere la planetaria, voilà. E poi la facciamo andare intanto 1 minuto a 1 perché schizzerà un po' la farina, no? Quindi adesso la facciamo andare 2 minuti alla seconda velocità, la fermiamo un attimo, girando dalla parte giusta. Allora tiriamo su e facciamo scendere, vedete che c'è un po' di farina al bordo? Facciamo scendere anche questa farina e unirla al resto. Può succedere che un paio di volte dovete farlo, soprattutto se non è tanto la quantità e dovete spostarla dal fondo per fare in modo che il gancio la prenda bene. Giù di nuovo, piano che non vola, e poi la mettete a 2 per completare i 2 minuti. Ora non so se si vede, ma vedete che ha già cominciato a fare dei blocchi. Ok, adesso la mettiamo a 3 per 30 secondi. Se la macchina vostra lo regge, se no lasciatela a 2, perché voglio che lo compatti meglio tutto intorno e poi comunque lo finiamo a mano, perché non vogliamo che si scaldi troppo, deve restare fresco. Ecco, l'ha già preso praticamente tutto il gancio, vedete? Pochi secondi e lo togliamo. Ok, stop così, comincia già a sbatterlo, vedete? Ok, tiriamo su, ha già fatto i blocchi. Ora mettiamo poca farina sul piano, giusto per appoggiarci, e anche nelle mani.
vogliamo che raccolga tutta la farina dalle sfoglie. E poi prendiamo giù il nostro blocco, che è già anche bello compatto, quindi tanta farina non serve, e lo lavoriamo poco poco con le mani, giusto che non scacca sul fondo, ok? E che gli diamo una consistenza più liscia. Vedete che adesso è ancora un po' vagamente appiccicoso, eh? Allora non l'ho fatto andare sempre di continuo con la planetaria, perché sennò poi rischiamo che lo scaldi troppo l'impasto. Invece è ancora bello freddo, la facciamo diventare un po' una palla. Inutile prendere questa troppa farina, la togliamo perché è già abbastanza asciutta. Anche per tirarla dopo ci serve elastica ed asciutta per tirarla con la macchina. Oggi faccio tutto a macchina, se volete poi ne facciamo anche un bel po' di tagliatelle a mano sul tagliere, e che ci siamo. Non vogliamo stressarla troppo perché tanto adesso la mettiamo 30 minuti in frigo a fare in modo che si compatti un pochino, Facciamo una bella palla così. Allora deve essere abbastanza elastica come palla, la faccio vedere un po' da vicino, quindi la mettete giù, vedete che poco alla volta torna liscia, quindi è abbastanza elastica, è morbida ma non appiccicosa. Adesso non appiccica più, quindi abbiamo fatto tirare solo quel po' di farina che ancora gli serviva per essere morbida ma non secca, ecco. E adesso la prendiamo un po' di pellicola per alimenti, la facciamo e la mettiamo almeno 30 minuti in frigo. Adesso cominciamo a preparare la sfoglia. Mettiamo dove la appoggiamo sempre un po' di farina di semola, benissimo. Anche sui teli dove la appoggerò dopo li appoggio su teli di cotone, però metto un po' di farina per evitare che si attacchi. Ci appoggiamo qua, è diventata abbastanza elastica. Cominciamo a tagliare in pezzettini da passare nella macchina, poi la teniamo qua sotto coperta così prende meno aria. Adesso schiacciamo un pochino per bene per farla passare qui in mezzo, la facciamo andare piano, schiacciamo e passiamo nel numero più largo. Ecco qua. Adesso la pieghiamo in due, ripassiamo un po' nella farina, visto che ce l'ho qua vicino usiamo questa, e la mettiamo nell'altro verso, la giriamo di 90 gradi. Questo gli aiuta anche l'elasticità, Di nuovo a metà e di nuovo giriamo di 90 gradi. Vedi che si aprirà anche più della forma che ci servirà per la raviolatrice poi. Ok, facciamo di nuovo a metà. Adesso che è già più della misura giusta la facciamo andare giù dritta senza girarla di nuovo e cominciamo anche a stringere di uno, non troppo. Di nuovo la piego a metà. Benissimo. Adesso stringiamo di un altro numero. Potete stringere anche di due se vedete che è troppo grossa. L'importante è che non saltate più di un numero. Tra un numero e l'altro non saltate ne più di uno. Facciamo fare un altro passaggio della stessa misura e poi adesso cominciamo a stringere un po' di più. Allora qui è già molto sottile, per i ravioli va già bene così, non esageriamo troppo sottile se no rischiamo che poi si spaccano. La adagiamo sul telo, considerate che anche i ravioli freschi e sono con ripieno umido. Adesso per far primo ho preso un raviolatore, uno dei nostri raviolatori, metto sopra un po' di farina, metto questa che l'ho recuperata dal banco, che ci servirà poi per evitare che si attacchi, dopo togliamo l'eccesso. Dobbiamo fare in modo che questo sia ben infarinato, soprattutto la parte dove verrà fatto il taglio. Togliamo un po' l'eccesso, sennò poi non c'è lo spazio per mettere il pieno. Infariniamo un pochino anche il mattarello, che sarà quello che schiaccerà la pasta sfoglia superiore, e teniamo ben infarinate anche le mani. Cominciamo, prendiamo una pasta sfoglia,
la adagiamo sul raviolatore, che è praticamente di misura, e lasciamo un po' al bordo là se ci serve, perché una mi pare di averla fatta un po' più corta, essendo un angolino. Allora, questi sono ravioli un po' pienotti, vedete, quindi metteremo il ripieno sui buchi e li facciamo adagiare un po' in basso, così, a posto. Ora riempiamo i buchi con il ripieno che è riposato in frigorifero. Allora, non strapieni, abbastanza pieni, ma non strapieni, perché poi dobbiamo riuscire anche a chiuderli, Premetto un pochino senza esagerare, così diamo già una preimpostazione. Adesso con un pennellino, con un po' d'acqua, un po' d'albume uovo, bagnate appena il bordo dove ci sono i tagli, in modo che si attacchi bene, soprattutto il laterale esterno, in modo che le due sfoglie si attacchino meglio, ok? E anche internamente. Non dovete allagarlo, basta un pochino di acqua. Ecco, così. E adesso lo ricopriamo. Prendiamo la sfoglia, togliamo la farina in eccesso, mi raccomando. Mettiamo un po' in posizione, così, e allargate bene, coprendo dove ci sono i tagli. Perfetto. Lavoro di filo, qua. Adesso dobbiamo appiattire, quindi con forza, senza esagerare. Partite qua dall'inizio, aiutatevi mettendo dalla parte opposta, ecco così, e poi andiamo avanti verso il centro, insistendo un pochino con la pressione. Adesso che siamo in fondo dall'altro lato, onde di evitare che fletta, teniamo stretto di qua. Ecco, premiamo bene, con una discreta forza, ecco qua, e togliamo l'eccesso di pasta dai bordi, ecco, così. E adesso stacchiamo i nostri ravioli con un coltellino fine, un attimo, facciamo un po' di farina qua su sotto, separiamo bene uno dall'altro e li mettiamo lì sopra, ecco. Uno ci è venuto dietro. Eccoci, facciamo la seconda parte e giriamo, ecco, uno alla volta li mettiamo sul telo, bellini, adesso poi li vediamo anche in cottura. Ora con la pasta avanzata farò dei mantagliati da fare in brodo, però un po' di ritagli ne sono rimasti, vedete? Li lavoro tutti insieme di nuovo, li metto un pochino a riposare di nuovo in frigo e dopo taglio. Tagliati e fatti, adesso li facciamo asciugare bene, così li mangiamo un'altra volta, li metto in un vaso. Allora, tanto facciamo scottare 2-3 minuti le mazzancolle, non tanto, E naturalmente ho già cominciato a mettere sull'acqua per cuocere i ravioli, ma proprio un pelo di sale, non troppo, idem pepe. Facciamole così ancora belle morbide, sono già tutte cotte. Ultimo salto, poi le mettiamo in un piattino a parte, vai, così, ok, e facciamo ritirare la bisque, dove dentro salteremo i ravioli anche. Ecco, facciamola ritirare un po', Qualche minuto, la teniamo controllata, ogni tanto mescoliamo. La bisque sta già ritirando un po'. Adesso mettiamo già dentro una noce di burro o olio se preferite, ecco qua, in modo che ci aiuti la cremosità anche e a renderla più corposa naturalmente. L'acqua sta per cominciare a bollire, tanto la salo, appena bolle mettiamo la pasta. I ravioli freschi appena fatti cuociono in 3 minuti. La bisque va assaggiata, questo è il momento di regolarla di sale e di pepe prima che si ritiri del tutto, così per me è perfetta. Adesso comincia già a essere un po' più densa perché nuota meno, lì bolle già l'acqua, cominciamo a mettere giù i ravioli una volta, onde evitare che si attacchino tutti. Questi sono 24 ravioli gigantoni. Li facciamo cuocere, bollentare 2 minuti in acqua calda, bollente, e poi li passiamo a finire con la bisque.
Adesso, man mano che ci vengono a galla, cominciamo a trasferirli. Muoviamoli soltanto un attimo che vediamo che vengano su i primi che abbiamo messo e li facciamo finire con la padella. Ma per adesso sono molto contenta dei miei ravioli. Se continuano a comportarsi bene fino alla fine della ricetta. Li ho già fatti così, ma li ho fatti con la carne. Questi col pesce è una ricetta che mi è venuta in mente da provare, una variazione di una ricetta. Una variazione di una ricetta che avevo già fatto al ristorante per la vigilia di Natale. Mi sembra l'ideale per adesso. Adesso ci spostiamo sulla fiamma alta. Direi che siamo fatti, il sugo è già ritirato bene, lasciamolo comunque un po' morbido. Allora, cominciamo a fare i piatti. Sarebbe bello anche girarli, ma abbiamo tanta fame. Guarda, qualcuno girato c'è. 4. Vedete che sugo fantastico. Per l'impiattamento fatto bene andrebbero tutti girati a testa in su, Sono i bravi qua. Siamo in 3, quindi ne ho fatti 8 a testa. Adesso mettiamo il sughino con questa morbida, così non grattiamo la padella. Fantastico ragazzi, mi è piaciuto tanto. Ecco, bellissimo colore tra l'altro. Per non parlare del profumo e del sapore, fantastico. Adesso decoriamo con le nostre mazzancolle. E poi decoriamo sopra, le potete lasciare anche intere, ma visto che gli vogliamo dare proprio come sapore, trittiamo sopra un po' di erba cipollina. E voilà! Ravioli con bisque di mazzancolle ripieno di ricotta e branzino. Buon appetito!